Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Angelina Jordan. Qui canta Summertime a Norway's Got Talent. Credo che sia la finale, non lo so, comunque sì, credo che sia la finale. Non ho mai ascoltato questa esibizione, sono molto molto curioso. Conosco la versione di Billie Holiday di questa canzone, non so se sia proprio la versione originale, comunque credo che sia una delle versioni più famose, ma non ho mai ascoltato questa esibizione, quindi l'ascolterò per la prima volta insieme a voi, dando anche dei commenti tecnici di analisi vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Hun var den første deltakeren som ble klar for finalen. Men nå ventetiden endelig over for 8-åringen, som kaller seg en helt vanlig jente. Men til å være en helt vanlig jente, så vil jeg i alle fall si at hun har etterlatt seg et helt uvanlig inntrykk så langt i Norske Talenter. Ok. Quindi ha solo 8 anni qua, Attenzione, veramente incredibile. Der, folkens, så har vi ei stjerne. Egentlig så er jeg en vanlig jente. Du er jo musikk! È lei stessa che si definisce an ordinary girl, cioè una ragazza qualunque, ma sappiamo benissimo che lei non è come chiunque, lei è sopra la media a livello di talento, a livello di gusto musicale, è veramente, soprattutto per la sua età, ma poi crescendo ha dimostrato ancora di più di essere superiore a tanti altri cantanti e artisti. Però mi piace questa umiltà. Jeg skjer jo veldig mye med intervjuer og sånn. Det var en gammel dame, og så sa hun at jeg ble rørt. Og så sa jeg det var ikke meningen. Che Da carino. klemte hun meg. È molto innocente proprio. Ha detto sì, c'era questa donna che mi ha detto: mi hai fatto piangere quando hai cantato, e lei le ha risposto: ah scusa, non volevo. Vabbè, è molto così, molto tenera, ingenua quasi, però spontanea anche nel suo modo di essere. Wow, interessante. Ha una personalità già qui a 8 anni molto interessante, da vera artista. Starten på noe som er veldig, veldig spennende i ditt liv. Dette har vært en reise, og den er ikke ennå ferdig. Angelina, jeg tror at jeg kan si at jeg elsker deg. I mitt hjerte har du allerede vunnet. Jeg elsker å synge, og det skal jeg vise dere i kveld. Ok. Ok, dice sì, questo è solo l'inizio, e dice anche: io amo cantare, semplicemente amo cantare, e stasera ve lo dimostrerò con la mia performance. Quindi questo amore per la musica e per il canto è un amore semplice ma potentissimo, e se tu ami così tanto quello che stai facendo, chi ti ascolta non può non notarlo, ok? Diventa veramente una forza, una grande forza comunicativa. Bello, ci ho tenuto a vedere questa piccola, brevissima intervista perché ero curioso di vedere anche la personalità di questa ragazzina talentuosa. Andiamo ad ascoltare invece la performance. And the curtain is high. Oh, your dad is rich, and your mom is good looking.
Hush, little baby, don't you cry. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, hey, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Che brava. Wow. Ok. Veramente pazzesca, è stata bravissima, particolarissima. Avevo già notato negli altri video questo vibrato particolare, ma qui l'ha enfatizzato a tal punto che veramente è diventato, questo vibrato è diventato protagonista della canzone, veramente, e l'ha fatta a modo suo, perché adesso io ripeto, ho in mente la versione di Billie Holiday e su questo stile un po' jazz, chiaramente, no? Un po' retro, c'è un vibrato importante, molto presente, ma non è così ampio, ok? Lei l'ha fatto a modo suo. Questo vibrato che diventa anche quasi di un'escursione di quasi un tono, cioè non va neanche di solito il vibrato si muove tra il quarto di tono e il mezzo tono al massimo, ok? Qua almeno un tono c'è tra le note che sta vibrando, no? Di escursione. Particolare, normalmente può risultare quasi sgraziato, sgradevole. In questo caso no, anzi è particolarissimo, una cifra stilistica originale. Forse sì, si è fatta prendere molto la mano a questo vibrato, ma ci può stare, anche perché sa di avere questo vibrato così efficace, e allora lo va a enfatizzare sempre di più, perché le piace farlo, cioè si vede proprio che è un modo per esprimersi, quindi ci sta. Vabbè, comunque molto molto brava. Interpretativamente è veramente pazzesca. Questa canzone di nuovo, come anche l'ultima volta ho analizzato Bang Bang, anche questa è un po' malinconica, sia dolce amara, però più amara che altro, no? E lei ha questo sguardo così innocente, che però lo vedi che sta veramente vivendo la musica, anche in questa sofferenza. Brava, brava a esprimere queste sensazioni. E notare anche il fatto che è scalza a piedi nudi su questo tappeto d'erba con questi fiori. Bello il contrasto tra lei vestita di bianco e tutti questi colori dei fiori e dell'erba. È scalza, come mi avete detto, insomma è una sua caratteristica che ha portato anche poi in età adulta, ha sempre fatto questo. Non credevo che già da così piccola avesse iniziato a fare questa cosa come scelta. Brava, veramente brava. Magari adesso riascoltiamo un attimo, analizziamo alcune cose a livello tecnico e poi, vabbè, non sto ad ascoltare poi tutta l'intervista finale, anche perché è un po' lunga, magari me l'ascolto poi con calma. Ma sì, dai, preferisco riascoltare la performance. Vediamo un po'. Ecco qua.
però parte subito l'applauso. Sulla prima frase mette questo vibrato così enfatizzato e la gente l'applaude perché piace, è interessante, è originale, quindi funziona. And the river is easy. Fish are jumping, and the curtain is tight. Di nuovo avevo notato anche nella scorsa esibizione il fatto che va a vibrare sulle consonanti come la N, ok? Quando dice cotton, ok? Va a vibrare sulla consonante nasale, è proprio nello stile jazz, ok? E quindi è perfettamente inquadrata su questo genere. So che è un po' la sua cifra stilistica, la sua passione per questo genere, e quindi lo fa molto bene già a quest'età, assolutamente. Oh, your dad is rich, and your ma is good looking. Poi sentite anche le note basse. Fa diverse note basse in questa canzone e sono molto ben gestite. Vediamo che nota è. Dovrebbe essere questo fa diesis 3. And your ma is good looking. Sì, questo fa diesis. Brava, perché comunque per una bambina le note basse non sono proprio semplicissime. Le note basse in generale sono tra le più difficili da affrontare per un cantante, che sia adulto che sia bambino, perché sono, vi assicuro, più difficili anche degli acuti. Però per una bambina che ha la voce bianca, quindi una grande facilità per andare sulle note alte, non è così semplice fare le note basse in maniera così efficace. Poi anche quando canta su un range comodo, ha comunque molte basse, ha un suono rotondo, caldo, veramente notevole, non è solo squillante, c'è anche lo squillo, ma è anche molto rotondo, quindi ha già la consapevolezza che il suo suono deve avere certe caratteristiche e le ricerca mentre sta cantando. È una cosa che magari alcuni, anche adulti, che iniziano a cantare, ci mettono mesi, anni magari per, diciamo, metabolizzare, e lei a 8 anni già lo fa. Sta già plasmando e ricercando il suono che le piace e che funziona. Veramente brava. So hush, little baby, don't you cry. Questo melisma che ha fatto qui e questo glissato che fa alla fine, tutto molto bello, è tutto molto sullo stile. And the living is easy. Fish are jumping, and the curtain is high. Ok, qua ha fatto dei fraseggi un po' più alti anche, però sempre molto delicati, eterei e angelici, molto molto brava. E poi volevo notare di nuovo, come ho fatto anche altre volte, il suo senso ritmico. È proprio brava a stare sul tempo. Questa è una canzone anche in cui devi in qualche modo, sì, stare a tempo, ma in certi punti è come se uscissi dalla sezione ritmica, diciamo, rigida, impostata rigidamente, per poi rientrarci dentro, perché devi dilatare alcune parole, magari rallentare un po', trascinarle un po' di più, e altre invece rianticiparle per ritornare a tempo. Lei lo fa in maniera perfetta. È una cosa per niente semplice, anche questo non è immediato. Vuol dire che ha un ottimo orecchio musicale, che sarà sicuramente una dote, un dono di natura, però è una cosa che si allena anche. È molto brava a fare questa cosa. Oh, your dad is rich, and your ma is
Allora, bellissimo quel fraseggio in M2, in falsetto direi, un po' arioso. Anche questo molto comunicativo, guardate anche come con lo sguardo anche si gode quel fraseggio, quella nota che va a fare. Si vede proprio che mentre la fa sta pensando che bella questa nota, ho questa impressione, perché è vero, è veramente bellissima. Riascoltiamola ancora. Qua. Poi non so se tutte questi fraseggi che sta facendo mi sembrano improvvisati, mi sembrano delle variazioni comunque che io non ricordo di aver sentito nella canzone, almeno non nella versione Billie Holiday. Interessante, probabilmente ci sta mettendo il suo, sta facendo le variazioni che rendono la canzone più personale, più intima e originale anche. So hush, little baby, hey, don't you cry, don't you cry, don't you cry, don't you cry. Bellissimo, bellissimo, ha messo tanti colori, dinamiche. Riascoltiamo un attimo questo finale perché ha fatto tante cose insieme. Sentito qua è andata a sfumare il finale della frase cercando proprio di renderlo più leggero, più arioso, anche più raccolto. E poi ha fatto l'ultima nota più bassa, invece più decisa, e sempre con questo vibrato molto marcato. Però sentite quanto si muove. E poi quando ha fatto la nota bassa, adesso la riascoltiamo, ha fatto anche un po' di fry. Sentite? Don't you cry. Anche qua, nota bassa, vibrato, fry e sfumato. L'ha fatto tutto insieme. Sentite di nuovo. Molto, molto comunicativo. Cry. Ha fatto un po' questo. Bello, bello, vuol dire che ha proprio gusto, ha un gusto estetico per la voce, per la musica, un grandissimo orecchio e quindi un grande, grande talento. Bravissima, vocalmente molto brava per la sua età, assolutamente. Abbiamo visto come è cresciuta, come è esplosa in tutta la sua bravura, ma qui veramente già dimostrava di avere un potenziale infinito. Veramente bravissima. Vabbè, mi fermo qua perché poi c'è tutta l'intervista che magari mi vado a vedere dopo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Angelina Jordan e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!